Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come avete letto dal titolo, andremo a realizzare una full face interamente di zia Charlotte. Però, prima di iniziare con il video vero e proprio, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace e anche di attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video. Detto ciò, direi di non dilungarci troppo e di iniziare a truccarci. Oggi ci terranno compagnia questi bellissimi brufoletti, io non so come mai, ma è un paio di giorni che il mio mento si sta sfogando in una maniera incredibile. Direi di iniziare andando a idratare un pochino le labbra e vado ad utilizzare il Magic Lip Oil Crystal Elixir di Charlotte Tilbury, appunto, è bellissimo, stra idratante. L'unica cosa che non mi fa impazzire di questo prodotto è proprio lo scovolino, che è fatto a sfera, e non mi ci trovo molto bene con questi prodotti, più che altro perché non capisco quanto prodotto sta effettivamente uscendo, però idrata davvero benissimo. Molto spesso mi ritrovo ad utilizzarlo prima di andare a dormire, lo applico proprio come se fosse una maschera per le labbra e quando mi sveglio la mattina dopo le labbra sono un sacco rimpolpate e belle idratate. Passiamo adesso al primer. Io non ho mai provato il primer di Charlotte, però ho letto sul sito, su Sephora in realtà, che lo spray fissante può essere utilizzato sia prima che dopo il make up, quindi oggi lo andremo a fare. Vado ad utilizzare appunto l'Airbrush Flawless Setting Spray e lo vado ad agitare, non lo faccio mai, però oggi facciamolo, e lo vado ad applicare. Non so se andarlo a tamponare o continuare a sventolarlo. Direi che continuo a fare così, come faccio sempre, e vediamo un po' come sarà la resa del make up andando ad applicare il setting spray prima del make up invece che solo a metà e a fine make up. Effettivamente fa da grip. Adesso vado ad utilizzare in realtà un prodotto che non è di Charlotte ma è di Make Up Forever, il Color Corrector colorazione 42. Ne vado ad applicare giusto poco qua negli angoli interni dell'occhio, perché oggi ho un'occhiaia un pochino più evidente rispetto al solito e quindi se non vado a fare color corrector diciamo che si vede. Mentre lascio in posa il correttore vado a fare le sopracciglia e vado ad utilizzare il Brow Fix Clear Brow Gel Transparent Pore Super Shield. Bellissimo il pack. Ho visto che alcune persone si lamentavano del fatto che lascia grumi e lo bocciavano per quel motivo, però io ve lo dico sempre se mi seguite: se voi andate a scaricare un po' di prodotto sul pack, uno, riuscite a farvi entrambe le sopracciglia perché comunque rimane tantissimo prodotto dentro. Due, andando a scaricare l'eccesso di prodotto non si vanno a formare i grumi e vi assicuro che le ciglia rimangono ferme lì come le mettete, e andando a scaricare l'eccesso di prodotto vi assicuro che i grumi non si formeranno mai. Non mi è mai successo in 6 mesi che lo utilizzo. Bellissimo. Invece una mia amica gliel'ho fatto provare in vacanza quando sono andata a Tenerife, mi sono dimenticata di dirle di scaricare l'eccesso di prodotto e a lei si sono formati i grumi. Se voi fate così ve lo assicuro che non avrete nessun tipo di problema. Adesso abbiamo lasciato agire un pochino il correttore, quindi lo vado a sfumare con il dito, almeno vado a scaldare il prodotto e va a creare anche meno strato. Per quanto sia comunque un correttore molto sottile e allo stesso tempo coprente, mi piace sempre andarlo ad applicare con le dita. A questo punto vado ad applicare il fondotinta e utilizzo il Beautiful Skin Foundation colorazione 3 Neutral. Questo fondotinta mi piace applicarlo prima con il pennello e dopo ripassare la sponge, così vado a distribuire per bene tutto il prodotto e vado a togliere anche eventuali linee che ha creato il pennello. Ovviamente questo colore ora come ora risulterà più chiaro perché comunque mi sono un pochino abbronzata. Questo fondotinta è bellissimo perché è molto ma molto leggero, dalla coprenza leggera ma stratificabile, quindi si riesce ad ottenere
anche un pochino più di coprenza, ma l'effetto mascherone non è assolutamente per questo fondotinta. E vado anche sul collo, così da non avere lo stacco. E poi, come vi dicevo prima, vado con la sponge per andare a uniformare per bene il prodotto e per andare a rimuovere eventuali eccessi di prodotto. Prima di andare ad applicare il correttore vado a fare il bronzer e il blush. Inizio dal bronzer, utilizzo lui il Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer colorazione 1 Fair Pale. Devo dire, davvero bellissimo come prodotto, come potete vedere c'è un bel bucone, fa anche parte del mio project pen, però alla fine tra una cosa e l'altra tendo a non usarlo quasi mai, non perché non sia un buon prodotto o altro, ma per il semplice fatto che a mio parere questo prodotto è uno tantissimo. Quindi da una parte può essere sia un investimento, quindi magari se volete proprio avere un buon bronzer in crema che vi dura per tanto tempo, questo fa assolutamente il caso vostro. Però alla fine, rispetto a quelli di Rare Beauty, io utilizzo sempre quelli perché secondo me si sfumano con molta più facilità, non creano macchia, sono proprio dalla texture. C'è uno di Rare che è proprio burroso, invece c'è l'altro che è proprio un contour liquido, quello nuovo, e alla fine tra una cosa e l'altra mi ritrovo a usare sempre quello, anche se questo qua in realtà me lo sono mangiato per tantissimo tempo, perché poi vedete come si sfuma bene, bisogna solamente stare attenti a non prelevare tantissimo prodotto e a sfumarlo per bene, perché sennò poi si crea macchia, è davvero infinito. Poi vado anche nelle palpebre, perché io di Charlotte non ho prodotti in polvere, ho solamente la cipria. Passiamo al blush, utilizzo Pillow Talk che è il Matte Beauty Blush Wand, bellissimo, è molto ma molto naturale come blush. Se cercate un blush che si noti di più, questo non è assolutamente tra quelli. Ha un'ottima pigmentazione, io abbondo perché tanto è naturalissimo, si stende in una maniera facilissima, non crea macchia, è davvero naturalissimo come effetto, quindi se siete fan di questi effetti fa davvero al caso vostro, cioè guardate, in 10 secondi nemmeno l'ho già sfumato. Ovviamente il colore è molto ma molto naturale, leggerissimo, non crea spessore, davvero un ottimo prodotto a mio parere. Possiamo passare ora al correttore, utilizzo il Beautiful Skin Radiant Concealer colorazione 7.5 medium. Questo correttore è favoloso, è molto ma molto confortevole, non si va a inserire nelle pieghette, si stende in pochissimo tempo. Adesso passiamo alla cipria, utilizzo la Airbrush Flawless Finish colorazione 1 Fair. Io amo questa cipria, vi giuro, e amo ancora di più la combo cipria più spray fissante. Credo davvero che ti faccia durare tantissimo il make-up, ti va a piallare in una maniera incredibile, ma comunque rimane leggera, non ti va a creare strato, non ti ingregisce, a differenza di quella di Huda. Mi vado a ripassare velocemente la terra. Passiamo adesso all'illuminante, il Beauty Light Wand Easy Highlighter colorazione Hollywood, bellissimo questo qua, il pack in collaborazione con Disney per i 100 anni. Io amo questo illuminante perché va davvero a dare un tocco di luce in più incredibile, che proprio quando lo applichi si nota che l'hai applicato, e bellissimo, leggerissimo, non crea macchia. Io amo andarla a sfumare con le dita, non sono mai andata ad applicarlo con un pennello, vi dico la verità. E quando mi faccio questi trucchi, perché in realtà io nel mio quotidiano i trucchi che tendo a fare di più sono questi, a meno che io non mi metta a registrare prima di uscire, io mi faccio sempre questi trucchi molto leggeri, molto alla veloce e alla portata di tutti. Mi piace tantissimo perché non è comunque un make-up dove ci vuole tantissima roba, è proprio una cosa veloce, come avete notato.
Adesso mi vado a fissare la base, sempre con l'airbrush di Charlotte. Adesso direi vado a rimuovere il lip oil che abbiamo applicato a inizio video. Sono belle idratate come piace a me, vi giuro che le mie labbra rinascono ogni volta che vado ad applicare sto lip oil. E vado a fare il mio contorno labbra con la Lip Cheat colorazione Fozzy Brown. Questa matita è Stra Hyper Mega Ultra cremosa e si fissa. Io amo questa matita perché è a lunga tenuta, quindi una volta che la metti si fissa e non si sposta più. Se volete potete andare ad applicare anche un filo di cipria sopra per farla durare ancora di più, ma vi dico la verità, se fate una combo matte non ce n'è assolutamente bisogno. Poi vado ad applicare il rossetto Pillow Talk, che questa vi giuro che è la mia combo labbra preferita. Anche questo rossetto è a lunga tenuta, quindi vi assicuro che potete mangiarci sopra tranquillamente. E vi assicuro che così questa combo labbra vi rimane per tutta la cena. Però voglio andare a dare un tocco di glossaggine in più. E il bello di questo rossetto, mi stavo dimenticando, è che rimane bello idratante per tutto il tempo. Quindi io che ho le labbra secche, per me è favoloso sta cosa, perché non mi va a seccare le labbra come può succedere ad esempio con la tinta di Kylie Cosmetics. Vado ad applicare questo rossettino che è un gloss per l'appunto, sempre di Charlotte, colorazione Pillow Talk Fair Medium. Questo, a parte che il pack è meraviglioso, va anche a dare un effetto un pochino plumping, quindi ovviamente brucerà un pochino. Però vi posso dire il mio parere, secondo me più che bruciare va a dare un effetto più rinfrescante, cioè non pizzica come magari quello di Astra, per intenderci. Adesso passiamo ai due mascara. Inizio dal mio preferito, che è Let's Treasure Ace Volume Mascara, e lo vado ad applicare nelle ciglia superiori e faccio dei movimenti a zig zag. Poi giro lo scovolino e faccio sempre movimenti a zig zag. Invece per quanto riguarda le ciglia inferiori tendo a non farle quasi mai ultimamente, però ve lo volevo far vedere e vi sto parlando del mascara Pillow Talk, colorazione nera ovviamente. Dico ovviamente, ma in realtà c'è anche la colorazione marrone mi sembra. E a differenza dell'altro questo va semplicemente ad allungarle. Niente ragazzi, questo è il risultato finale. Ditemi giù nei commenti cosa ne pensate. Io amo questa base, leggerissima, sottilissima, non crea strato, dalla luminosità incredibile, giusta, che va proprio a dare quel tocco sano ai punti in cui siamo andati ad applicare l'illuminante. Bellissimo anche il gloss perché non crea fili mentre si parla, bellissima sta cosa, stra confortevole tutta la lip combo. E che dire, secondo voi per i prezzi di tutti questi prodotti, per il prezzo generale della full face, considerando che non ci sono nemmeno le polveri né le palette occhi, ne vale la pena? Non ne vale la pena? Ditemelo giù nei commenti, aspetto i vostri riscontri. Bene ragazzi, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un bellissimo mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Per tutto ciò io vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video. Ciao!